Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi mi è stato proposto di testare questo strumentino qui. Che cos'è? Non è nient'altro che un misuratore digitale tramite laser, a doppio laser da entrambi i lati, e serve per l'appunto per misurare le distanze. È un po' come un metro sostanzialmente. È adatto all'utilizzo per interni, non per esterni. Il brand si chiama Ink Erma ed ha tutta una serie di funzioni interessanti che adesso andremo a vedere in interno, andremo a fare un po' di prove di misurazione e di rilevazioni e vedremo il livello di precisione e vedremo un pochino le funzionalità che ha questo strumentino che per la prima volta mi trovo ad utilizzare e che vi dico sembra interessante. Ci viene già fornito con la sua custodia. Lo strumento è questo qua, è molto piccolo e leggero. Lateralmente è presente una presa USB, la batteria è integrata. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ecco qui. Ingresso per la presa USB Type-C per la ricarica perché, come vi dicevo, la batteria è integrata. 6 pulsanti per settare lo strumento, lo andiamo ad accendere. Display molto chiaro. Lo strumento, vi dico, è abbastanza semplice da utilizzare. Questo per l'accensione, questo per lo spegnimento. Ogni pulsante ha una doppia funzione. Qua abbiamo il pulsante per cambiare l'orientamento dello strumento, quindi in base alle nostre esigenze possiamo tenere il display verticale o orizzontale. E qui abbiamo il menu vero e proprio. Questo è il menu dove possiamo selezionare le tipologie di misurazioni che vogliamo eseguire. La prima è praticamente utilizzando il laser da entrambi i lati dello strumento, quindi questo strumento a doppio laser. La seconda è una misurazione singola, quindi da un laser solo. Questa è per il calcolo dell'area, questo per il calcolo del volume, quindi noi prendiamo le misure dei lati e lo strumento fa il calcolo per noi, sia nel caso dell'area che del volume. Qui abbiamo la misurazione angolare e il calcolo della distanza tramite calcolo pitagorico. Ecco. Queste sono tutte misurazioni angolari per ricavare poi la lunghezza per l'appunto tramite l'angolazione. Qui abbiamo una memoria, perché questo strumento ha anche una memoria per conservare le misurazioni che abbiamo fatto. Sopra abbiamo delle indicazioni che adesso durante l'utilizzo andremo a vedere meglio. Comunque, la prima è l'indicazione che praticamente vi specifica il punto dal quale partirà a prendere la misura. Quindi lo strumento può partire dalla parte superiore oppure può partire dalla parte inferiore. Quindi in base alle nostre esigenze selezioneremo la modalità che più ci torna utile. Questo qui è invece l'angolo, quindi questo strumento è in grado anche di misurare per l'appunto gli angoli, quindi possiamo anche utilizzarlo volendo come bolla. Per prima cosa andremo ad effettuare la misurazione classica tramite il metro e poi valuteremo il grado di precisione dello strumento facendo il paragone col metro. Quindi abbiamo 80 cm giusti. Ora proviamo con lo strumento. La prima rilevazione che andremo ad effettuare sarà quella con il doppio laser, quindi noi dal centro della porta potremo misurare utilizzando i due laser, quindi non andando in battuta sulla porta. Schiacciamo una volta il pulsante, i laser si attivano, rischiacciamo e rileviamo la misura. Misura di 0,802. Spero che si possa leggere, comunque la misura è estremamente precisa. Ora vi mostro anche altre modalità, tra le quali la modalità a laser singolo, che rileva la misurazione praticamente appoggiando lo strumento sulla porta e partendo a misurare dal lato in appoggio alla porta. Quindi premiamo, la misura è ancora corretta, 0,802. Ora proviamo a fare un'altra misurazione. Questa è una misurazione che parte non dalla parte in appoggio sul muro, ma
dalla parte esterna dello strumento, quindi in questo caso ovviamente avremo una misura che parte da qui, quindi non avremo più i 0,802, ma avremo un'altra misura. E difatti abbiamo 0,681. La seconda modalità è una modalità di misurazione in tempo reale, quindi noi quando premiamo la misurazione, lo strumento praticamente continua a rilevare la misura. Di conseguenza avremo diversi valori. Sentite che continua a bippare proprio perché sta rilevando la misura costantemente. Adesso ve la faccio vedere più da vicino per farvi capire meglio. Questa è la misurazione in tempo reale. Ora farò partire lo strumento e sentirete dei continui beep e vedete che qua c'è un valore massimo e minimo. Quindi terrà in memoria il valore massimo della misurazione e anche quello minimo. Quindi noi adesso partiamo con la misurazione 0,803, adesso vedrete che se mi muovo, vedete che lo strumento man mano rileva valori più bassi e avremo sul display le indicazioni della distanza massima e della distanza minima. Ora a titolo puramente esemplificativo andrò a misurare col metodo pitagorico. È un pochino meno preciso ovviamente rispetto alla misurazione diretta. Io adesso tengo come riferimento il profilo superiore dell'asse della finestra, dell'appoggio diciamo, rilevo la prima misura e poi rilevo la seconda lì sopra. Mi è venuta fuori una misura di 1 metro preciso. Ora prendo il metro e andiamo a rilevare e siamo ad 1 metro ed 1 centimetro all'incirca. Come vi dicevo, questa è una misurazione che va fatta in modo un pochino più preciso. Concluderei questo test con la misurazione dell'area e del volume, che si può effettuare in modo davvero molto semplice. Prima un lato, poi l'altro. E abbiamo un'area di 18,5 metri quadrati. Abbiamo le due misure, 4,486 e 4,142. L'ideale ovviamente è quando si prendono queste misure magari avere un piano di appoggio per avere un riferimento più stabile. Proviamo il volume. Ed abbiamo misurato un volume di 43 metri cubi. Conclusioni su questo strumento. Allora, lo strumento in sé, qualitativamente parlando, è fatto bene, è preciso, è intuitivo, ha un bel display e insomma è facile da usare fondamentalmente. Ovviamente è uno strumento che serve per determinati lavori, è destinato a una certa tipologia di utenti che hanno bisogno per l'appunto di uno strumento del genere, quindi muratori, geometri o anche per chi lo utilizza per il fai da te, sicuramente serve, ma magari è più utile proprio per lavori, diciamo, su misure un pochino ampie, insomma, quando utilizzare la bindella al metro diventa un pochino macchinoso, questo ci viene in aiuto con una misurazione molto precisa e molto molto più pratica, quindi sicuramente torna utile per questa tipologia di utilizzo. Vi lascio comunque il link in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un like e un commento se vi va. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.